a Cefalonia, ecco, non mi faccio andare dentro in prigione, perché prima il generale che comandava il campo aveva tutto l'ordine di difendersi dopo contro i tedeschi, quindi lui in un'isola piccolissima com'era, senza nessun mezzo, nemmeno di nave per portare via la gente, quindi dovendo dipendere per tutto e in tutto dai tedeschi, sia per mangiare, sia per le armi, sia per cose dai tedeschi, si mette a metterci contro i tedeschi, ma come potevi fare? Quelle poche armi che avevi, quando le hai sparate quelli lì, non c'è più niente tu. E ha cominciato a sparare e è successo quello che è successo, capito? La stessa cosa sarebbe successo da noi, se il generale Moretto da noi aveva detto spariamo anche noi contro i tedeschi, però ci sarebbero fatto fuori tutti perché eravamo in mano loro. L'8 settembre. La divisione Brennero è stata trasferita in Jugoslavia e lì sono rimasti i reparti staccati dalla divisione, tipo dei reggimenti di fanteria e il reggimento di artiglieria, anzi che era il gruppo di artiglieria d'armata, al quale facevo parte anch'io. Facevo parte di questo comando, di questo cannone che è il 149-35. E quindi si è costituito un comando divisione, che è venuto un certo generale Moretto da Trieste. Quindi lui è arrivato lì e ha trovato questi reparti già schierati, ancora più radi rispetto a prima perché non c'era la divisione, c'era qualche reparto tedesco in più. Poi all'8 settembre c'era stato smembramento, telefoniamo al comando d'armata di Atene, da cui dipendevamo, e beh, allora cosa facciamo? Dice, niente, aspettate ordini. Ma come aspettiamo ordini con i reparti tedeschi mescolati con i nostri? Cosa facciamo? E la notte tra l'8 e il 9 noi abbiamo aspettato gli ordini che non si sapeva dove arrivavano e quando arrivavano. Questa è la situazione in cui ci ha lasciato il caro Badoglio. Il 9 ottobre arriva un telex dal comando d'armata di Atene, il quale praticamente in poche parole diceva: fino alle ore 10 del giorno 10 sparate contro gli alleati, dopo le ore 10 se necessario sparate contro i tedeschi. Quindi, come si fa con un ordine del genere, con i reparti tutti mescolati così? Che uscendo dalla mensa abbiamo visto i greci che erano lì fuori, parlottavano lì fuori, mentre c'è il coprifuoco dovevano essere dentro. Allora mi avvicino a uno di questi gruppi di greci in borghese e allora mi sono limitato a dire no, attenzione, ricordo che c'era l'armistizio, però attenzione che qui ci siamo ancora noi e il coprifuoco esiste ancora, quindi per favore ritiratevi. E allora ci siamo andati al comando tedesco, della divisione tedesca, e abbiamo detto chiaramente: signori, noi, se voi ci autorizzate, noi ci riuniamo tutti qui a Paraschiviccio, al comando di divisione. Riuniamo tutte le nostre truppe che erano divise su 200 km di distanza, li riuniamo qui ad Atene, e poi decideremo che cosa fare. Abbiamo telefonato anche al comando tedesco e abbiamo detto: dateci un vostro ufficiale che venga a sbloccare queste situazioni. E infatti ci è andato un capitano dell'SS, il quale è venuto, e però il comandante ufficiale dell'SS che poteva girare solamente sulla macchina del generale con il generale presente. Al 12 mattina non arriva questo ufficiale, dove non è? Chiedi, e infatti non mi ricordo chi, qualcuno dice: guardate che c'è un ufficiale tedesco che sta facendo prigionieri gli italiani. Ho detto: come mai? Sta facendo prigionieri, che siamo d'accordo di riunirci. E allora vado io lì a questo comando e lì all'ingresso c'era un sottufficiale tedesco con Mitzer e là in fondo sempre dentro il caposaldo c'era questo ufficiale che io lo vedevo a distanza, però non l'avevo mica ancora riconosciuto. E vedo che questa sentinella mi fa figura di andarmene. Io invece sono entrato
Invece ho iniziato ad andare perché ha capito che io avevo fatto la figura che facevano tutti gli altri che erano lì dentro. Morale, arrivo là dentro che era il nostro capitano, questo capitano dell'esercito tedesco nostro, che alla notte aveva preso una sbronza, capiva più niente e stava facendo prigionieri gli italiani. E dico, ma come mettiamo? Questo qui adesso è contro di noi, mentre invece deve essere con noi. Allora anche lì, non sapendo che cosa fare di preciso, io esco di lì, faccio fatica perché il capitano aveva detto alla sentinella di fermarmi, e la sentinella io gli ho detto no, tu non mi fermi, e sono venuto via. Perché, e sono andato qua. Sono andato con la divisione al telefono e non sapevo più con chi andare. Allora ho telefonato al comando tedesco, ho detto qui perché riprenda dal loro lato principale, che è quello della disciplina. Allora gli ho detto, guardate che c'è un vostro ufficiale tedesco che non si comporta bene perché è in divisa, completamente in divisa militare, però è bronzo e quindi dà una cattiva impressione, quindi venite a ritirarlo. Infatti poi io torno al caposaldo, infatti poco dopo è arrivato un camion tedesco carico di SS tedesche, quali sono entrati, hanno prelevato questo ufficiale e se lo sono portati via. E allora abbiamo liberato tutti. Questo lo dico perché l'ho presente io, quindi dico. Poi per fortuna abbiamo ottenuto, nel frattempo noi avevamo capito, siccome l'unica ferrovia in collegamento con l'Italia era l'unica ferrovia a binario unico che da Atene veniva su a Zagabria, eccetera, e veniva in Italia, e che era in mano dei tedeschi, perché c'erano loro, allora gli abbiamo detto, signori, voi dateci dei vagoni, che carichiamo i nostri soldati e li portiamo di qua. E infatti, all'11 sera, siamo riusciti a salire su questa tradotta e siamo partiti. Ecco, quindi di lì poi si è sviluppata la cosa. La divisione San Marco è stata costituita per prima con volontari, veri volontari, provenienti dai vari reparti, specialmente dei Balcani, quindi in gran parte della divisione Brennero e di qualche altra divisione, anche certi residui della divisione Acqui, eccetera, eccetera, che hanno costituito questo reparto, questa divisione.